Ciao Monica, Ciao. siamo qui con Venere, come il riso. Facciamoci l'ultima risata e poi piangiamo. Doveva essere una diretta con il tuo supporto, meglio fare una sessione con te, Monica. Inizia la quarta sessione di Venere. 5, 4, 3, 2, 1. Saliamo su questa Aston Martin, su questa macchina velocissima. E oggi facciamo tutto. Finalmente abbiamo saputo quello che Venere non ci ha mai detto. Come la vedi? In una casa molto carina, molto graziosa, però ovunque lei vada è come se avesse dei mostri, delle interferenze, degli attacchi. Vengono dallo specchio, dallo scarico del lavandino, dallo scarico del water, dall'armadio. Allora lei per difendersi da questi attacchi, che sono paure, che sono ricordi, che sono disavventure, si nasconde sotto la coperta e vorrebbe urlare, ma non le esce la voce. Ti dà l'autorizzazione? Si toglie la coperta dalla testa, sbuca fuori con la testa e con un filo di voce che riesce a recuperare ci dice di sì. Vibrazione. Nonostante tutto questo, lei è proprio un'anima vitale e quindi io ti dico che 20 miliardi. Consapevolezza. Ma ci sarebbe tutto un discorso da fare. Io potrei dire 160. E qual è il discorso? Che la sua è una consapevolezza razionale. Mm. Mhm. Non è una consapevolezza del cuore. Non è riuscita per difendersi ad andare oltre la consapevolezza razionale. PS. 42. Vite. 1329. Cervello. 9,4. Suscettibilità ipnotica. 55. 3D. 60. Vivacità animica. 78. Progetto. Incubo di giorno e di notte. Mostra lei che ha quest'ansia, questo disagio e queste difficoltà sempre. Non c'è mai sosta. Entità eteriche mi interessano poco, quindi massima semplificazione. C'è una Niente. sessione, le togliamo, tornano, non è stato affrontato un discorso, ritornano, le togliamo, ritornano. Questa volta chi sono? C'è un gorilla grande che la tiene in mano, poi c'è un alligatore inquietante, sbucano solo gli occhi a pelo d'acqua, quindi sempre una minaccia, no? Lì, latente. Poi c'è un falco pronto sempre ad attaccarla, a prenderla come preda, a buttarsi in picchiata su di lei. C'è un leone che quando lei prova a rialzarsi le ruggisce forte addosso e la rimette in un angolo. Mhm. E poi ci sono due uomini del tempo molto divertiti perché pensano che sia facile con lei giocare sulle linee temporali. Come si chiamano? Bing Bang.
Bing Bang. Non bunga bunga, no. No, Ma potrebbe anche essere una battuta con un senso. ah, Entità sì, mentali. io ne do tre. Invidia. Lei è stata invidiata, però a sua volta anche invidia. Invidia le persone che hanno una vita che scorre in maniera facile e soddisfacente, che riescono ad avere un appagamento rispetto a quello che fanno, perché per lei è sempre tutto difficoltà. Poi questa direi intorno al 4. Carità. È come se in un certo senso lei si trovasse sempre nella condizione di elemosinare la comprensione, elemosinare la giusta retribuzione, elemosinare un amore leale da parte di un uomo, elemosinare la considerazione, direi 5. Poi l'ultima è, io la vedo come rabbia cocente, perché non è solo un'emozione, ma è proprio uno stato mentale dovuto alla difficoltà di accettare che ha subito così tante ingiustizie. E proprio questa somma di ingiustizie e di anche disavventure, direi, che ha dovuto percorrere, le generano uno stato di rabbia molto forte, molto difficile da sedare. Una rabbia però che lei manifesta soprattutto sotto forma di ansia, perché lei non vuole essere rabbiosa come era suo padre, no? Direi 5. Impianti. Allora, io lei la vedo come circondata da un recinto elettrificato. È come se lei, nel momento in cui provasse ad andare oltre quel recinto, subisse proprio delle scosse, quindi dei traumi, e pertanto spesso evita di superare questo recinto. Come impianto mentale, come se avesse degli elettrodi, sai, di quelli tipo dell'elettroshock, perché di fatto lei ha subito molti shock, molti traumi nell'arco della sua vita. Poi anche è come se ci fosse un impianto. Allora, sono un po' vicini. Allora, uno sembrano quasi no, non so se si chiamino cannucce, che arrivano nel setto nasale e praticamente anziché portarle aria, le portano acqua. Mhm. Quindi anche la respirazione non la riesce a fare poi così bene e non riesce ad essere una respirazione liberatoria. E poi c'è tipo il dente, il canino a destra, penso che sia il 13° proprio. Mhm. È Lei dice possibile? sinistra. Che cacchio, però mi dice canino 13. Canino 13. Non so però se è quello di destra o quello di sinistra. Te lo dico subito. Il 13, che è quello legato alla morte. Mhm. Ovvero? Ed è anche quello che spesso le star si fanno d'argento, d'oro, il primo, no? Poi magari vanno avanti con gli altri denti, però partono sempre da quello. mm? Quando tu vieni a patto, a contatto, diciamo così, con certe energie oscure, eh, ti fai quel canino lì, il diamante, d'oro, quello che sia. E lei ha un impianto lì, perché è come se in qualche modo fosse legata anche a delle esperienze in cui lei a volte si è proprio sentita come morire. Ed è un ricordo che ha proprio una radice profonda, la radice proprio di un dente. Mm.
E poi mi fa vedere sì, sia il fegato che l'intestino, ma anche il cuore, che è come se fossero dei salumi insaccati, hai presente con tutto intorno lo spago, e per cui risultano strizzati. Quindi è come se in un certo senso fossero anche molto stressati nelle loro emozioni a cui sono deputati. Basta. Sì. Cinema. Madre, padre, fratello. Ah, il fratello lo vedo fortemente esaurito, come se in questo momento abbia anche avuto dei pensieri un po' sinistri sulla propria vita. Ehm, il padre è come se in un certo senso fosse diventato un bambino. Non ha più tutta quella carica autoritaria, aggressiva Mhm, e bestiale che ha avuto nel corso della vita. mhm. E invecchiando è come se ci fosse stata proprio una retromarcia. Questa è una cosa che ho notato con persone conosciute di vista. I grandi violenti da anziani diventano bambini, regrediscono, quasi a livello proprio di bambini. Poi nella casa di cura fanno i capricci come bambini, desiderano i dolci come bambini, si comportano come quando erano bambini. Perché? Ci Perché sono il state loro problema nasce da lì Mm. e loro lo vogliono manifestare a se stessi prima di tutto, no? In fin dei Mhm. conti noi viviamo per questo, per vederci. Noi proiettiamo tutto fuori per vederci. Vedere ciò che noi non riusciamo a vedere dentro di noi. Diamo una picca caramella al padre. La prende, Oh, sì, sì, che bello la caramella, come fosse un bambino, no? Mm, fiocchettosa. La scarta, la mangia. sì, sembra una, si può dire la marca, mi viene l'Alpenlibe. Ok. L'ha mangiata? Bene. È nel Vorrebbe cinema? tutto il pacchetto. È nel cinema? Sì, sì, sì. Bene. Allora lo lasciamo un attimo lì a vedersi con un piccolo schermino e un piccolo cinemino dentro il cinema solo per lui tutta la sua vita. No, no, questa non è la mia vita. No, no, è la sua vita. Dal concepimento ad oggi. E lui sta lì a vedersi tutta la sua vita, ma ovviamente accelerata nelle fasi fondamentali. Madre, Vic viene, non viene. Con un coltello da cucina, come se sentisse il bisogno di difendersi. E anche lei come se avesse accumulato una gran quantità di rabbia e avesse bisogno in qualche modo di sfogarsi. Dove si Però siede? viene ehm, a metà circa. Lontano dal marito. Sì, sì, sì. Fratello, Vic. È un po' esaurito, ecco, proprio come se fosse una condizione di esaurimento nervoso. Ah, Ecco. prende la Vic. Sì, nel suo caso è proprio come se fosse una caramella balsamica, così ritorna a respirare tranquillamente e si rasserena un po', sì. Dove si siede? È in prima fila. Ma sai che cosa mi viene da dire di Venere? Che forse lei è sempre stata quella che difendeva tutti, forse difendeva anche dei bambini che erano in difficoltà quando erano bambini Sì, loro, sì, diciamo. sì. Perché è come se mi fossero venuti loro, vabbè, adesso chiaramente sono adulti come lui e lei, però mi sono venuti sotto forma di bambini riconoscenti perché lei aveva preso le loro difese. Ok, siamo nel cinema di Venere. Inizia il film di Venere. Quindi si proietta il nome Venere, schermo nero, e inizia il titolo.
Viaggio al centro del cuore. Vai Monica lì. Venere sa che deve togliere lo spago intorno al cuore, che l'abbiamo visto proprio come impianto. È quello spago che le è servito per non fare battere il cuore troppo forte, in maniera troppo naturale, perché altrimenti è come se potesse esplodere per tutte le emozioni che ha provato. Ha avuto bisogno di far questo, di mettergli questa corda intorno, per contenere un po' queste emozioni. Però adesso si sente pronta a iniziare a togliere questo primo impianto, a sfilare via lo spago, e vedo proprio che va ad accarezzare il suo cuore, che è come un po' adesso deformato a causa, no, di questo filo che lo strozzava. Quando si dice il mio cuore, cosa si intende? Il mio centro, sì, si intende la parte più profonda di me, quella che davvero si può connettere ad ogni cosa. Anima? Sì, ha molto a che vedere con l'anima, il cuore, certo, Bambino interiore? certo, L'essenza? esattamente. È lì che c'è il collegamento con la Venere nella sorgente, la seconda Venere. Sì, assolutamente. Mi fa proprio vedere come adesso che ha tolto questo spago, il suo toroide, il suo campo toroidale, no? Il campo energetico che proviene dal cuore, finalmente sta di nuovo espandendosi in maniera, cioè senza paura. Prima era come se fosse davvero trattenuto, deformato, controllato. E ora invece si sta di nuovo espandendo e vedo che raggiunge la sorgente, il suo campo magnetico del cuore. È lì, in questo spazio, che risiede il DNA, il messaggio, il codice, quanto non mi piace la parola codice, la scritta che la collega alla sua fiamma. Ehm, la scritta che la collega alla sua fiamma. Lei è rimasta molto ferma alla mente per quanto riguarda la fiamma. Mhm. Mm. Anche per esempio l'entità mentale invidia, c'era una certa invidia verso chi aveva una fiamma raggiungibile. Mhm. Lei è rimasta molto ferma all'idea che la fiamma fosse il fratello e quindi non realizzabile. Mhm. Molte cose in lei sono rimaste nella mente e non sono scese giù nel cuore, perché il cuore è quello davvero in grado di trasformare ogni cosa. E la mente? Mente. La mente sicuramente è costituita da due parti, una parte proprio più razionale, più immagazzinatrice e una parte invece più creativa. Però ha comunque anche questa parte creativa bisogno del cuore, altrimenti si rimane ad un livello ehm, troppo razionale. Cosa separa la mente dal cuore, il cuore dalla mente? In realtà non esiste una separazione, in realtà loro sono già uniti. Noi veniamo qua però mh, divisi, divisi in questi tre strati che sono corpo, mente e diciamo cuore, intendendo come l'hai detto tu, l'anima, la parte energetica, così. Quello che noi mh, possiamo fare con la nostra vita è cercare di nuovo di unirli fra di loro,
di renderci conto che sono un'unica cosa. Va bene. Però il gioco è questo. Il gioco Certo. consiste proprio in questo. Torniamo al centro, al viaggio al centro del cuore di Venere. Ha tolto lo spago, il cuore ha ripreso forma e lei lo ha carezzato. E? Lo abbraccia. È come se finalmente si sentisse davvero unita a se stessa, davvero si sentisse in famiglia, si sentisse accettata, amata, in totale armonia, completamente a suo agio, abbracciando il proprio cuore. E mentre abbraccia il proprio cuore, è come se abbracciasse tutte quelle creature da cui lei sente provenire amore. Per esempio, adesso mi fa vedere questa è una colomba, sembra, poi mi fa vedere anche una rana, un gatto, mi fa vedere delle piante, alcune anche tipo ornamentali, mi fa vedere il cielo con le nuvole. Lei è sempre abbracciata al suo cuore. Sì. Beh, Abbracciando il suo cuore, abbraccia queste cose. ok, abbracciata al suo cuore viaggiamo. Andiamo in Sardegna. La Sardegna contiene moltissimi elementi che sono in risonanza con il suo cuore, che sono purezza, che sono verità. Lei non ha avuto molta purezza e verità nel corso della sua vita. Ha incontrato persone e situazioni molto manipolatorie, molto brutte, molto meschine. E invece questa parte della Sardegna che lei tanto ama rappresenta proprio l'autenticità, la veracità. E non ci sono segreti, non c'è menzogna. Venere è il vento della Sardegna. Ed è quel vento che pulisce, è quel vento che le muove via i pensieri tristi, che le muove via quelle emozioni stagnanti, crea proprio un movimento. E lei ha tanto bisogno di smuovere dentro di sé e fuori di sé. Quel vento che passa attraverso gli alberi, i fili d'erba, la terra sarda e acquisisce qualcosa. Stiamo tornando a parlare di Sardegna dopo pochi giorni. Sì, lei Beh, recepisce anche tutta proprio la ricchezza storica e di folklore della Sardegna, oltre che naturalistica. Venere è il suo ultimo posto di lavoro in Sardegna. La terra Sempre è abbracciata al suo perfetta, cuore. sì, la terra perfetta. Proprio vedo che è come se potesse fare una sovrapposizione tra il proprio cuore e la Sardegna. Forse lei avrebbe un cuore a forma di Sardegna. Certo è che nel momento in cui si parla di quella esperienza lavorativa, il cuore inizia a battere più forte, ha bisogno di trasformare tante cose che ha visto, tante cose che ha subito. Ed è come se queste cose si presentano più o meno simili nella sua vita. Mm. Sono bruttezza, abusi, soprusi, bestialità.
Siamo dentro un gioco. Venere abbracciata al suo cuore può fare tutto. Mm. E stiamo vedendo, può fare tutto, no? Può viaggiare con il vento della Sardegna, può bearsi delle cose belle, la dualità è uno e l'altro, il bianco e il nero. Che va da Venere a quelle volte in cui le davano la sberla e la testa finiva nel piatto. Mm. Ridi Sì, sempre, zitta, non sento la televisione. visto anche quando faceva i compiti, che le davano le sberle e la testa andava a finire sopra il libro. È proprio un gesto di mortificazione, di subordinazione. E allora il cuore le fa notare che è nel quarto chakra, Mm. che nel cuore ha inizio la quarta dimensione. La La quarta quarta sessione. dimensione, sì, bravo. Stavo proprio per dire questo. Mm. Ed è la dimensione della luce, in cui incominci a portare luce su tutto. E poi puoi salire su, verso il quinto, il sesto, il settimo chakra, che sono poi anche, corrispondono a delle dimensioni, ma il quarto è essenziale per poter vedere tutto. Noi vediamo col cuore, non vediamo con gli occhi. E lei cosa vede in queste scene di sberloni? Vede tutte le miserie della terza dimensione, in cui noi ci troviamo in questo schema spesso di mortificazione, di disamore e vogliamo salvare la madre. Ma tutto questo è un gioco, tutto questo è un'illusione. Sono appositamente madre e padre degli ologrammi che noi abbiamo creato per mantenerci nella prima fase della vita in una dimensione completamente oscura. Il gioco è questo, dall'oscurità della terza dimensione passare alla quarta. Quindi con la luce del cuore rischiarare tutto quanto. Questi ologrammi fragili, miserabili. Venire abbracciata al suo cuore va all'episodio della mano sotto la gonna. Che Creato questo mostro da vari punti di vista, proprio un grezzo senza maniere, senza empatia e che considera il genere femminile sotto il genere maschile, totalmente al servizio delle voglie e dei bisogni del maschio. Questo è l'ologramma della terza dimensione. come vedi Venere? In ansia? Nella rabbia? Venere cerca, sì, non è la bambina che piange, che si dispera, che trema, è la bambina che cerca sempre di reagire, che cerca sempre di essere forte, di non soccombere mai a nessun sopruso, di non soccombere all'umiliazione. Quindi sempre una maschera comunque, cercando sempre di fare buon viso a cattivo gioco. Perché comunque c'è il fratellino da proteggere, c'è la mamma da proteggere, lei non può crollare. Quindi a suo modo riesce a dare un'occhiataccia al padre in modo tale che lui non ripeta più questo gesto. Questa è la differenza. Ora che ha abbracciato il suo cuore, riesce a vedere questa come la scena del film che ha realizzato lei. Ottimo.
Mm. Torniamo su un'altra scena, sempre abbracciata al suo cuore. Vada a vedere cosa hanno fatto i colleghi per farla stare male, avere dei problemi sul lavoro, in passato, nel passato. Allora, mi viene anche condizionamento alimentare, nel senso che credo che Sì, sì. dovesse, diciamo che molte problematiche che lei ha avuto anche rispetto al ciclo sono legate a questo fatto di gravi restrizioni, ok, alimentari, altrimenti dette anche mortificazioni, barra bullismo, capito? Mhm. Cose così. Ehm, allora, dunque, che le hanno fa? Eh, C'è una fattura? Questo volevo no, sapere. No, 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 mi viene ok. come se fosse una Pensieri. specie di non so se può essere definito un rito in cui praticamente loro sembrano quasi morte, tutte quante le ragazze, no? Ed è come se le facessero una specie di appropriazione, non so come spiegarti, probabilmente è un Mm. qualcosa che avviene in certi ambienti, in cui ti appropri, perché diventano tue proprietà, queste giovani ragazze. E quindi è Mm. come se in un certo senso, per un periodo di tempo, potessero avere il controllo su di te. Quindi come se tu possa essere un po' una marionetta alla loro mercé. E l'hanno fatto su di lei, su Venere. Non solo però su di lei, sì, 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 certo. sì, certo. E come la vedi adesso che si rivive questo momento, questo passaggio? Un po' svelato. L'aveva solo sospettato nel suo film Vita. Sì, vedo proprio il cuore che mentre pulsa emana sempre più luce. Su tutte le situazioni che tu hai descritto, arriva proprio come un'ondata di luce. E lei si è proprio resa conto di aver vissuto, diciamo così, uno spaccato del potere, dell'arte, della notorietà, legata purtroppo, diciamo così, alla massoneria, legata all'arroganza, legata proprio a delle energie molto oscure. Mm. Sempre legata al suo cuore. Causa esoterica monica del batterio intestinale. Come se in realtà l'avessero voluta immergere nelle acque melmose, tossiche, quasi inquinate, in cui sta l'alligatore. Come se in un certo senso stare in quelle acque significasse bere l'acqua sporca del suo passato, di tutte le cose che lei ha vissuto e non è riuscita mh, a trasformare. Quindi è proprio lei beve quasi che sembra stia annegando quest'acqua putrida, sporca, di fogna quasi sembra. E quindi questo le produce questo batterio. Causa esoterica della mobilità all'anca destra limitata. Mm. Lì proprio è la totale assenza di un padre che lei avrebbe voluto protettivo, generoso, rispettoso, accudente e non ha avuto. E più passa il tempo, più mh, questa cosa è forte in lei, perché si rende conto che fra non molto il padre terreno se ne andrà via, ok? Mhm. Ed è come se a lei possa rimanere questa specie di rammarico, di rimpianto di non aver avuto
un padre che invece altre hanno avuto. Questo tipo di padre l'ha avuto in una delle 1329 vite parallele che sta vivendo. Oh, assolutamente sì. Addirittura vedo qua un padre, lei aveva solo il padre, la madre no, era morta molti anni prima, praticamente quando lei era piccolissima, e si occupa di lei da ogni punto di vista. Ed è proprio un padre amorevole e molto empatico, Mm. e hanno un dialogo molto profondo. Vedo che lui proprio la sostiene, pur non avendo grandi disponibilità economiche, la sostiene in tutto e per tutto. Però qui lei è una musicista, perché vedo che suona il pianoforte. Quindi quell'esperienza l'aveva già fatta, doveva fare questa. Sì, sì, assolutamente doveva fare questa di esperienza, ehm, per comprendere in maniera ancora più profonda qual è questo assurdo film e gioco della terza dimensione, che ci fa creare un film con dei personaggi anche allucinanti, perché Venere guarda i suoi genitori, il suo ambito familiare, eccetera, anche di horror, diciamo. Mm? Questo film horror le fa creare per capire che questo è invece tutto un inganno, è tutta una menzogna. Tutta la sessione gira intorno al cuore. Mettiamolo nei 4 elementi. Iniziamo con l'acqua. Per Venere il cuore è la sua boa, a cui aggrapparsi. Mettiamolo nell'aria, è il suo sole. Sì, anche la nuvola in cui riposarsi, visto che lei fa un po' fatica a dormire bene, Mm. lì sul cuore, sul cielo dorme molto bene. Nella terra, cos'è il suo cuore nella terra? Lo vedo come se fosse proprio le radici degli alberi, le radici che lei non ha mai avuto. Quindi acqua, terra, vento Fuoco, e fuoco. Quindi nuvola e sole è vento e fuoco, sì. aria e fuoco. Ma noi dobbiamo andare al centro. Cosa c'è al centro del cuore, Monica? Di tutti e di Venere. C'è la sorgente. Che connessione c'è tra la sorgente e il concetto astratto di fiamma gemella che può portare a una persona fisica? Ah, ehm, Vedo un anello, perché vedo un anello? allora, l'anello per me è il cerchio all'interno in cui noi giochiamo. Mhm. Mm. L'anello è anche una forma circolare dello specchio, molto importante per Venere comprendere in cosa consiste questo gioco che noi stiamo facendo. La sorgente ha voluto specchiarsi. Il gioco consiste in questo. Il gioco consiste nel guardarsi, nello specchiarsi. Per farlo ha rotto lo specchio in 1000 frammenti. Noi siamo questi frammenti, i frammenti sono anche le esperienze, le cose, gli animali, che noi percepiamo appunto come frammenti separati. Mm. Quando due fiamme si uniscono due pezzi, due frammenti di questo specchio, e quindi è come aver unito in parte
una piccola parte di questo specchio. Più fiamme si uniscono, più completiamo lo specchio. Bella questa immagine. Però si tratta non di uno specchio materiale, quindi non dobbiamo pensare a un puzzle dove tu devi per forza trovare quell'incastro con quella forma lì. È uno specchio multidimensionale, quindi il frammento con cui vai a coincidere È non luminoso. è sì, sicuramente molto luminoso e non è per forza quello, sempre quello, in tutti i tempi. Perché siamo in un gioco che cambia continuamente. È un caso che la narrativa del controllo mentale, Progetto Monarch, di tutti, personaggi dello spettacolo compresi, comprenda lo specchio distrutto. Vedi un video ed una grafica utilizzata anche nei concerti da Mahmood, vedi un celebre, mille esempi comunque, tra i tanti ho visto questo video di Ariana Grande specchiata nei frammenti di uno specchio, dove Cioè, vola in un mondo. È un caso? certo. Non è un caso perché chi ha delle elevate conoscenze esoteriche, non parlo di questi artisti, parlo di chi c'è dietro questi Dietro. artisti, sa perfettamente che il gioco è questo. Bene, Tutta la nostra vita è basata sullo specchiarci. Venere è iniziato al centro del suo cuore e finirà al centro del suo cuore questa sessione. Qua ci sono le risposte. Questo, se vogliamo, è anche il luogo dei desideri. Cuore, Sì, cuore delle mie brame, cosa posso desiderare? Cosa vuole desiderare Venere? Lavorativamente ci siamo abbastanza, economicamente no. Posto in cui vivere no. Compagno fiamma no. Cosa desidera per prima? Come prima cosa? Nella sua sessione 4, nella sua sessione 4D. desidera il perdono. C'è una parte di lei che non è riuscita a perdonare, anche perché lei ha sempre agito reattivamente, scavalcando quella parte lì del perdono. Ha bisogno di perdonare moltissimo anche se stessa, Mm. come purtroppo accade, no? Per questi bambini. In fin dei conti è come se sentissero che loro hanno autorizzato queste vicende. Mm. Perdono, lasciare andare. Sì, ma non è così. Questo è il gioco. È terribile, da una parte sembra quasi cinico, ma è il gioco. È il gioco che ci consente di capire che tutto può passare attraverso l'amore. Ma l'amore non significa il buonismo, eh? Beh, prenda il concetto di madre che ha in questa vita e lo metta nel cuore. È vero, cioè, risulta proprio come se lei fosse la madre di sua madre. Quindi invece madre viene una una pianta che è un po' fantasiosa, perché mi sembra quasi un ulivo, però in realtà fa dei frutti come fossero delle mele quasi.
E lei è come si sentisse protetta, amata, nutrita, riparata da questa pianta speciale, fantasiosa. Prenda il concetto di fratello che conosce in questa vita come quello che ama, è un concetto, e lo metta nel filtro del cuore. Come ne esce? Come due mani che si stringono e c'è un'alternanza di movimenti. A volte uno cede e l'altro stringe più forte e viceversa. E Stesso, attraverso le mani passa tutto. stesso processo, concetto di padre, che lei conosce come quello che ha avuto in questa vita, lo prende questo concetto e lo filtra nel cuore. C'è uno scoglio fermo, stabile e che protegge dalle onde forti. Ed è uno scoglio su cui lei si può adagiare per prendere il sole oppure per guardare l'orizzonte, per riflettere. Bene, Monica, ci sono ancora entità eteriche? No, No? Le mentali? Se c'è qualche residuo lo mettiamo nel cuore. c'è un residuo di invidia, Mettiamolo nel cuore. poca rabbia. Carità è andata già via. Abbiamo inventato il nuovo cluster, il filtro del cuore. Mm. Sì, un grandissimo, potentissimo trasformatore. Ne esce un liquido d'oro quando inseriamo questi residui. Beh, questo liquido cosa ne facciamo? Cosa ne fa Venere? Lo utilizza per ricoprire un oggetto che è sulla sua scrivania. Gli impianti ci sono ancora? No, Il pensiero fisso di quel contratto o contratti di lavoro succulenti che ha perso, ci sono ancora? C'è ancora. no, non ci sono più questi generi di rimpianti. No, no, no. Quelli erano poi gli uomini del tempo. No, no. Il panico per la vita materiale e per le prospettive legate alla vecchiaia dei genitori? C'è molta pace adesso. L'ansia? No, sento proprio il respiro che si è calmato, è profondo e regolare. Che cosa si dice Venere? Piange e ride contemporaneamente. Ehm, È come se avesse spalancato un'ulteriore finestra su di sé e quando l'ha aperta ha visto un paradiso meraviglioso e dice questa sono io e da qui nasce la mia nuova vita. Di isolamento?
mi fa vedere lei che adesso, nel momento in cui esce di casa per fare qualunque tipo di commissione, una sola passeggiata, qua mi mostra che sta andando nel centro della sua città, in una piazza della sua città, e attira i sorrisi delle persone e attira una nuova tipologia di persone. Persone rosa, mi viene da dire. Monica, il fratello è la fiamma? No, Ha smesso di esserlo quando, più o meno? un anno e mezzo fa. Un anno e mezzo fa. Esiste la fiamma di Venere? Questa è una domanda che in realtà ha sempre solo una risposta per tutti, sì. Sì, Ma in questo momento esiste? tipo come se lo incontrassi in un museo, una cosa di arte, Mhm. nella sua città. Ah, vicino. E al centro del cuore di Venere c'è uno spazio vuoto per la sua fiamma? Certo che c'è. Come lo vedi? È uno spazio vuoto, ma allo stesso tempo estremamente luminoso, accogliente, morbido, senza paura. E mi viene da dirti molto simpatico, molto divertente. Va bene. Vuole, può anche non volerlo, dire qualcosa ai componenti del cinema? Partiamo dal fratello. Ma intanto fa come una specie di dichiarazione corale e dice: Non potevo realizzare il mio film in maniera migliore e voi non potevate recitare in maniera migliore. È vero. Grazie a ognuno di voi io sono potuta arrivare qui. E il padre che vedeva il suo cinemino e la sua vita, che cosa ha fatto? Con la caramella in bocca, cosa ha fatto? Sembra un bambino che ha pianto per tutta la durata di questo film. Cosa dice Venere? Per salutarla, magari anche ringraziarla di questa opportunità e di questa bella caramella ricevuta. E gli dà un fiore che sembra un tarassaco, però è viola questo tarassaco. E dice, sì, avevamo concordato, però ti chiedo perdono. Quel gioco è finito. E la madre? È come se fosse in un pianto liberatorio in cui con le mani sta nascondendo il viso e singhiozza dicendo figlia mia, figlia mia. E il fratello? Io non so se lo fa veramente, vorrebbe quasi fumarsi uno spinello per Il fratello? rilassarsi. Sì. Ha proprio bisogno di rilascio delle tensioni. Va E a benissimo. lei dice tipo mi fai un massaggio alle spalle, una cosa così. Va bene, li salutiamo tutti e andiamo. Venere va davanti al suo specchio tondo.
È quasi come se le fossero... Vedo i suoi occhi stretti, con tutti i segnetti vicino agli angoli dell'occhio, per quanto sta sorridendo. Gli occhi lucidi, sorriso bellissimo. Io sono tutta questa meraviglia e sto generando meraviglia a perdita d'occhio. Mi fa vedere come se in eterico lei avesse dato una totale nuova impostazione alla sua vita. Come dei funghi mi fa vedere che sono cresciuti in maniera molto molto veloce, accelerata. E lo stesso per quanto riguarda il suo piano terreno. Le occasioni e la sua vita potranno avere proprio questa accelerata in una direzione bella, benevola. Si lascia un messaggio con una parola. Bella come l'infinito. Lascia un messaggio al suo cuore, da cui non si è staccata un secondo. Siamo la stessa cosa. Il contrario, il cuore che le lascia un messaggio. Ci sono sempre stato con tutta la mia forza e ora lo sai completamente. E abbiamo praticamente finito. Un messaggio dell'archetipo cuore a tutti noi. Contattatemi, ascoltatemi. Vi rispondo sempre. Va bene, Monica, come vedi Venere? Splendente. Vibrazione? Sì, ora circa 700 miliardi. Io credo che Venere sia capace di valori molto più alti del normale. Quindi questi 700 si attesteranno su una media di, dopo la sessione? No, nella sua quotidianità, secondo me, intorno ai 130. Che è tanto. Non analizzerei tutti i valori se non la suscettibilità ipnotica un po' bassina era 55. 70 direi. Bene. 3D? Si è dimezzata, credo, 30. Ma scenderà ulteriormente nel momento in cui avrà un riscontro effettivo. Bene. La vita con il papà che si occupava di lei esiste ancora? Sì, certo. Mhm. Qualche valore che è degno di nota, che puoi indicarci? Forse è l'anima, perché vedo 51. Quindi perfetta. La consapevolezza? 193. Cervello? Dici? Vite? 1111. 4 volte 1. Vivacità animica. 84. Vibrazione della fiamma di Venere. 500. Mm. Brucia, brucia, brucia tutto qua. Un'immagine finale, Monica. Cos'è? Quello che ti arriva. Lei che entra all'interno di questo parco museo
e è come se attirasse lo sguardo di tutti, perché la sua energia è meravigliosa, è un'energia di fiori e di stelle. Disconnettiti da tutto e tutti e torniamo.